Ciao a tutti. In questo video parliamo di diffusori grandi e piccoli, di altoparlanti grandi e piccoli, per sfatare qualche falso mito e leggenda. Parlerò di un fatto culturale, di come l'evoluzione del modo di ascoltare degli ultimi decenni ha influito sul modo di comportarsi dei diffusori piccoli rispetto ad un tempo. Parlerò di un fatto tecnico che confronta alcuni aspetti dei diffusori piccoli e dei diffusori grandi. Parlerò dell'unica condizione, dell'unica circostanza nella quale io decido un diffusore anche in base alla sua dimensione. Dedico il video di oggi a un tema che di recente è riemerso in alcune discussioni sui social che ho intercettato, ma che è un tema antico e ricorrente. È il tema della risposta in basso dei diffusori grandi, dei diffusori piccoli, dei diffusori con woofer grandi, dei diffusori con woofer piccoli. Un argomento che prende spesso una piega sbagliata da un punto di vista logico e tecnico. Parlerò di quanto sia fuorviante basarsi sulle dimensioni di un diffusore o dei woofer che esso contiene per immaginare come suonerà all'interno di una stanza. La cosa che si sente dire più spesso tra gli audiofili quando si dibatte in questa stanza che diffusore vedreste? Ho una stanza piccola, dai 15 metri quadri ai 20 metri quadri, 25 metri quadrati, ognuno poi del piccolo ovviamente ha la sua interpretazione, ma partendo dal presupposto che un ambiente non sia troppo generoso, che diffusori ci metto dentro? E la maggior parte dei consigli che fioccano quando parte questa domanda è: bene, sicuramente dovrei prendere dei diffusori piccoli. Ti consiglio questi bookshelf con questo woofer molto piccolo perché così non sovraccaricheranno di basse frequenze la stanza. Non avrai bassi rimbombanti, non avrai il basso lungo. Questo più o meno è quello che si legge scrivere più spesso. Io vorrei veramente dedicare qualche minuto a rompere questa tradizione, a rompere questo malinteso. Innanzitutto, è vero che una stanza di piccole dimensioni non possa accogliere molta energia in alcune bande di frequenza? Sì e no, perché come al solito dipende. In linea di principio sì, ma poi nella pratica le stanze possono essere trattate e una stanza piccola, trattata bene, con un posizionamento dei diffusori fatto bene, può suonare a banda intera molto meglio di una stanza grande, addirittura magari troppo grande diventa controproducente, che non si riesce a gestire, dove iniziano ad esserci altri tipi di problematiche che rovinano il risultato finale, anche in bassa frequenza. Ma facciamo finta che la stanza piccola sia effettivamente limitante, prendiamolo come un assioma solo per la nostra chiacchierata. Una volta accettato per semplicità che la stanza piccola ci darà problemi in bassa frequenza, andiamo al nocciolo. I diffusori, se sono piccoli, suoneranno meglio in quella stanza piccola? Se i diffusori sono grandi, suoneranno peggio? La sovraccaricheranno in basso? E il fatto che questi diffusori contengano altoparlanti grandi o altoparlanti piccoli ha davvero un'importanza per farci immaginare come si comporteranno all'interno dell'ambiente? A mio avviso la risposta è no a tutte queste domande. Ora ci arriviamo. Ciò che rende assai fuorviante oggi semplificare il ragionamento sulla base di questi parametri dipende anche da dove ci troviamo oggi rispetto a dove ci trovavamo con l'alta fedeltà di tanti decenni or sono, quando certe regole d'oro erano effettivamente di buon senso e tramandabili con discreto successo. L'alta fedeltà di tanti decenni or sono era fatta di diffusori con altoparlanti fatti di un novero ristretto di materiali, limiti fisici tecnologici abbastanza simili un po' per tutti. E il diffusore grande e il diffusore piccolo, l'altoparlante grande e l'altoparlante piccolo, potevano effettivamente essere categorizzati in maniera più semplice di come possiamo fare oggi. Perché oggi è più difficile? Perché 60 anni di evoluzione tecnologica dei materiali ci hanno portato degli altoparlanti che possono fare cose veramente bizzarre o cose veramente eccezionali, un po' a prescindere dalla loro dimensione. Si è riusciti con la rigidità, con l'escursione in distorta, con tante altre cose, con la leggerezza, ad avere risposte pazzesche anche da altoparlanti piccoli. Quindi oggigiorno bisogna fare molta attenzione a giudicare un piccolo woofer solamente
sulla base delle dimensioni. Ma non solo. Quello che è cambiato in questi decenni è anche la cultura musicale degli audiofili e dei progettisti. Quello che si faceva 60 anni fa o 50 anni fa era di costruire dei diffusori che suonassero per come bene o male la musica dal vivo voleva essere riprodotta in casa. Oggi invece i progettisti, ma sicuramente per colpa di audiofili sempre più alla moda e sempre più smaniosi di risultati pirotecnici e spettacolari, ci portano verso diffusori che tutto fanno fuorché suonare la musica come ce la ricordiamo da un concerto. Ci fanno entrare nel disco con l'iperdettaglio più spinto che si riesca a estrapolare. Questa evoluzione o involuzione culturale si abbina anche all'evoluzione delle case e dello spazio che gli appassionati oggi dedicano agli impianti. Se 50, 60 anni fa, 40 anni fa, quando si costruiva una casa, quando si realizzava un salotto, un locale, si pensava all'impianto hi-fi come un componente fondamentale di questi spazi da vivere, oggi non è più così. Oggi con le soundbar e tutto quanto lo sappiamo, no? Come si è spostato il peso dell'hi-fi su questa povera bilancia. E allora cosa succede? Che in rincorsa a queste nuove esigenze, il diffusore piccolo di oggi deve suonare nella maniera più completa possibile perché deve stupire e anche perché l'appassionato non ha la possibilità in tantissimi casi di mettersi in casa qualcosa di più grande, di più completo, di più generoso. Allora, questo mix tra la cultura di come vogliamo che la musica sia riprodotta oggi, in buona parte degli appassionati, e di quanto poco spazio è dedicato all'hi-fi nelle case moderne, ha creato una generazione di mini diffusori che non hanno nulla a che vedere con i mini diffusori di decenni or sono. Questo è un primo punto. Il punto di partenza con il quale alzo la mano e dico agli appassionati: non pensiate se vostro nonno vi diceva alla cassa grande nell'ambiente grande, alla cassa piccola nell'ambiente piccolo, non pensiate che con le tecnologie e gli indirizzi culturali moderni questa filosofia sia ancora tanto valida. Ma poi c'è anche un fatto tecnico, un pochino tecnico. Diamo per scontato che un diffusore piccolo sovraccaricherà di meno in una certa banda di frequenze il nostro ambiente. Scusate, ma un diffusore non dovrebbe anzitutto essere lineare o più o meno lineare? Ma perché un diffusore grande dovrebbe avere i picchi nella parte bassa della sua risposta? Andate a vedere come suona un diffusore vintage di quelli veramente grandi, di quelli con woofer anche fino a 18 pollici. Se andate a vedere troverete tutt'altro che un diffusore gommoso e gonfio in bassa frequenza. Solitamente i diffusori di una volta con woofer enormi sono diffusori asciutti, secchi, veloci, d'impatto, con spesso una gamma medio-alta piuttosto avanti. Quindi, perché diciamo che un diffusore grande con un woofer grande dovrebbe sovraccaricare la stanza? Se io prendo un diffusore piccolo e un diffusore grande e chi li ha progettati non era ubriaco, era sano di mente, dovrei avere da entrambi una risposta in frequenza somigliante alla best practice, al giusto, al corretto. E se io prendo per un attimo questo assioma di avere due diffusori, piccolo e grande, che sono corretti, significa che dato un determinato volume d'ascolto, entrambi mi daranno, in quel momento del programma musicale, lo stesso impatto in bassa frequenza. Se c'è discrepanza nel carico delle basse frequenze tra un diffusore e l'altro nello stesso momento del programma musicale, significa che uno dei due è più colorato dell'altro in quella banda. Come faccio a decidere, prima di aver effettivamente guardato come suonano, che risposta hanno i diffusori? Come faccio a dire che il diffusore più grande caricherà di più la stanza se non ho guardato la sua risposta in frequenza? Magari la scelta opposta è un diffusore piccolo che tutti mi hanno consigliato tra i due perché ci sta meglio nella tua stanza, la caricherà di meno, poi vai a vedere la sua risposta e ha una gobba nelle medio-basse che distruggerà l'ascolto in quell'ambiente. Ci sono dei diffusori piccoli oggi che, ricollegandomi a quanto dicevo prima sulle mode,
sulla costrizione degli spazi, sulla limitata possibilità di posizionamento e via dicendo che hanno gli appassionati oggi, sono progettati per essere molto molto carichi in alcune porzioni dello spettro, perché in questo modo stupiscono, perché in questo modo quando l'appassionato va ad ascoltarli e li acquista, si sente galvanizzato da questa esuberanza in un paio di passaggi chiave dello spettro sonoro e dice wow, senti che roba, è così piccolo eppure guarda come spinge, per illudere l'acquirente che le dimensioni non contino e che quindi con il suo mini diffusore abbia portato a casa qualcosa di completo e esaustivo e straordinario. D'accordo. Questo a volte ha un rovescio della medaglia negativo sulla bontà di integrazione del diffusore in ambiente, perché magari rispetto ad un diffusore più grande che nulla deve dimostrare, i piccoli punti sovraccarichi pensati ad hoc nel piccolo diffusore saranno quelli che ci metteranno in crisi nel nostro piccolo ambiente. Mentre magari il diffusore grande, con degli altoparlanti che, ripeto, non devono dimostrare nulla a nessuno e hanno energia da vendere a gamma intera, ma sono ben bilanciati all'interno della risposta in frequenza, magari si faranno notare di meno in ambiente. Questo sarebbe l'esempio eclatante per cui se uno in un ambiente piccolo mettesse una coppia di diffusori vintage con il padellone da 18 e magari una coppia di piccoli diffusori moderni calibrati per essere sparati a tuono in alto e in basso, otterrebbe tra i due la miglior performance in quello grande. Poi magari non riuscirebbe più a girarsi nel locale, ma ci ascolterebbe benissimo. I giapponesi, che sono un popolo che certe cose le studia con attenzione, sono soliti e sono famosi per questo avere in casa diffusori apparentemente sproporzionati per le dimensioni dei loro piccolissimi appartamenti. Loro ti mettono in pochissimi metri quadri una coppia di Tannoy Westminster, una coppia di mega JBL, delle Altec pazzesche e via discorrendo, e noi quando guardiamo le foto di certi setup giapponesi sorridiamo e diciamo "Ma guarda questi, pur di avere l'oggetto, guarda come si sono impiccati". In realtà io non ho dubbi che quello che si vede nella maggior parte di quelle foto, lo posso dedurre senza averle ascoltate, ma perché conosco molto bene la filosofia dell'ascolto giapponese. Posso immaginare che la maggior parte di ciò che si vede da quelle parti siano risultati di altissimo livello, mentre noi, con questi luoghi comuni e questa superficiale osservazione delle cose, ci incaponiamo a mettere nelle nostre più piccole stanze i più piccoli diffusori che riusciamo a trovare e così abbiamo un diffusore incompleto che, una volta chiestogli di esprimere il genere musicale che noi vogliamo ascoltare, in alcuni casi si arrenderà e ci farà ascoltare male. Infatti, ciò che io alla fine suggerisco sempre quando intercetto domande di questo genere è: scegliete il diffusore in base a quello che voi ascoltate prima che alle congetture che vi farete sulle dimensioni reciproche dell'ambiente e della cassa. Ci sono appassionati che ascoltano solamente cantautori, ci sono appassionati che mettono su De André dal mattino alla sera. Ci sono appassionati invece che ascoltano il prog, il rock, ci sono anche quelli che ascoltano il metal, ci sono quelli che ascoltano la grande musica classica, la musica sinfonica e ci sono anche quelli che ascoltano la musica elettronica. Per tanti stili musicali differenti ci sono tante richieste differenti in seno ai diffusori. Chi ascolta generi acustici come il cantautore voce-chitarra si accontenterà che i propri diffusori possano rispondere in basso per accontentare quel leggero contrabbasso che compare ogni tanto, quel basso elettrico non troppo carico che accompagna senza dare fastidio e quella batteria che solitamente è registrata a 1 chilometro dietro e serve solamente da base per la musica, per il tempo della musica. Allora, in questi casi effettivamente ci sono dei mini diffusori che con un tweeter e un piccolo woofer, o un paio di piccoli woofer, riescono a dare anche ad un volume relativamente soddisfacente una buona descrizione dell'evento sonoro, perché l'energia richiesta in basso è relativa e anche perché con programmi così semplici il nostro orecchio ha una dote, dovrei dire il nostro cervello, ha una dote meravigliosa, innata, di ricostruire quel pezzettino che il diffusore fa scendere di moltissimi decibel al di fuori delle sue capacità, il cervello lo ricostruisce e lo riporta su perché sa come suona il contrabbasso e dalle armoniche superiori del suono ricostruisce una parte di quello che c'è sotto e abbiamo l'illusione di sentire le basse frequenze che dal diffusore stanno uscendo in maniera quasi impercettibile o immisurabile. Per certi generi questo funziona abbastanza e magari quel mini diffusore
oltre a far felice la moglie e l'agibilità del locale, potrebbe avere delle doti meravigliose al centro della banda, potrebbe avere una media spettacolare, delle medio-alte favolose, degli acuti da sballo, perché poi da un certo punto a salire le dimensioni non contano più, e quindi per quel tipo di ascolto potrebbe andare bene. Ma voi consigliereste il diffusore siffatto per l'ambiente piccolo anche a uno che dovesse dichiarare che ascolterà sempre il prog, che ascolterà l'elettronica, che ascolterà la grande musica sinfonica? E come diavolo la dovrebbe ascoltare? Cosa dovrebbe capire? Cosa dovrebbe ricevere di tutto l'impatto che contengono questi generi musicali da un piccolo diffusore? Sapete che cosa riceverà? Riceverà l'escursione impazzita del woofer piccolo chiamato a fare ben oltre ciò che gli sarebbe congeniale e che quindi distorcerà la bassa frequenza, la allungherà, la manderà fuori controllo, perché poi quando un woofer inizia a compiere escursioni pazzesche anche per l'amplificatore più sano diventa molto difficile tenere il controllo e quella bassa frequenza diventerà più sporchevole, più inquinante nell'ambiente della stessa erogata con cognizione di causa, con savoir-faire, con perizia, da un woofer più grande che si muove di meno e che mantiene il controllo. Magari anche in un diffusore che, non dovendo stupire l'appassionato che doveva essere convinto a comprare una roba piccola, nulla da dimostrare, risposta equilibrata, gamma bassa, non esuberante. Questo concetto dell'escursione e della distorsione è molto importante. Tanti cercano il mini diffusore perché rincorrono un ideale di pulizia. Io voglio ascoltare benissimo la gamma media, voglio degli acuti naturali e del basso, se mi deve rovinare tutto non mi interessa nulla. Discorso che se effettivamente il basso ti crea problemi nel tuo locale ci può stare, però se per ottenere questo prendiamo a tutti i costi il diffusore piccolo e poi però ci scappa che vogliamo ascoltare i Pink Floyd, a quel punto lì la richiesta in bassa frequenza spingerà talmente tanto il nostro perfettino oggettino che gli farà fare delle cose che non può fare in controllo, che farà con enorme distorsione e quindi ecco che il nostro ideale di tenere tutto pulito si sgretola perché stiamo chiedendo a degli apparecchi piccoli di muovere un'energia che non gli è congeniale muovere. Allora ritorno sul punto. Come scegliamo i diffusori in base all'ambiente? L'unica cosa sensata da dire sarebbe che li proviamo nel nostro ambiente, li ascoltiamo e vediamo se vanno bene. Però questa è una chimera il più delle volte. Cosa ci rimane da dire? Ci rimane da dire che dovremmo studiare ogni diffusore che stiamo valutando, non nel merito delle sue dimensioni, ma nel merito delle opinioni di chi ce l'ha avuto, nel merito delle recensioni che troviamo se affidabili, nel merito delle misure se ne troviamo ancor meglio, per capire come quel diffusore è calibrato nella sua risposta in frequenza. Dobbiamo chiederci quali generi musicali chiederemo e quali sono le nostre reali esigenze, dobbiamo essere onesti con noi stessi, perché se ascoltiamo sempre il campanellino con il volume al minimo, allora le esigenze sono di un certo tipo, ma se siamo dei rockettari e ci piace spingere, ci piace ascoltare una rock band a volume quasi live in ambiente, o se ci piace ascoltare la sinfonica come essa è pensata, o se ci piace ascoltare la musica elettronica come in un club, certe cose ce le dobbiamo togliere dalla testa, perché qualsiasi buon proposito si distruggerà non appena gireremo la manopola del volume. Allora, il diffusore piccolo va bene se ascoltiamo la musica piccola, il diffusore grande se ascoltiamo la musica grande, se ascoltiamo la musica imperiosa, se ascoltiamo musica impegnativa da un punto di vista energetico. Quello che succederà in ambiente ce lo guarderemo dopo. Quindi riassumiamo. La cultura è cambiata insieme agli spazi domestici. L'appassionato di hi-fi moderno, chi tenta di appassionarsi all'hi-fi oggi, è spesso un recluso prigioniero in casa sua con le mani totalmente legate, che se fa un passo falso ritorna alla soundbar. Quindi per questa ragione diffusori piccoli, accomodanti da questo punto di vista, per cercare di essere un po' accattivanti e di convincere il compratore che ne valga la pena, sono caratterizzati in maniera molto più esuberante e aggressiva rispetto ad un tempo. La tecnologia in un certo senso lo permette anche perché l'evoluzione tecnologica ha fatto sì che altoparlanti piccoli oggi possano spingere in maniera molto più forte
di quanto non potessero fare con i materiali di un tempo, tanti anni fa. Questo connubio rende difficile leggere sulla carta un diffusore piccolo oggi per contestualizzarlo ad un piccolo ambiente con dei problemi in bassa frequenza. Il diffusore piccolo, quando somma la propria ansia da prestazione alla nostra lecita richiesta di un certo tipo di musica ad un volume realistico, inizia a sfoderare un basso enorme per la taglia del diffusore, che però si traduce in distorsione, allungamenti e via discorrendo, generando quindi alla fine un risultato disastroso proprio dal punto di vista delle basse frequenze. Un diffusore più grande riesce ad essere più equilibrato quando lo spingiamo a fare le cose per cui è nato, che gli sono più congeniali. E non è vero, se la sua risposta in frequenza è ragionevolmente corretta, che a parità di volume rispetto al diffusore più piccolo urlerà di più, anzi, per quanto appena detto, urlerà probabilmente di meno in basso. Ultimo, siamo onesti con noi stessi nel farci le domande giuste, cosa ascoltiamo e come lo ascoltiamo, decidiamo il diffusore sulla base dei generi che gli chiederemo di esprimere. Solo dopo aver fatto la scelta giusta per la musica, cercheremo di lavorare in ambiente. Un minimo di lavoro è richiesto a chiunque per avere un impianto ben suonante, ma non pensiamo mai di poter rinunciare al lavoro e di essere a posto comprando il piccolo diffusore per il piccolo ambiente. Grazie per essere stati con me anche oggi e ci rivediamo tra 2 settimane. Ciao!